Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche predestinate per il mese di agosto 2025. Abbiamo la carta della stella. Amici del Toro, potrebbe essere un periodo dove fissare nuovi obiettivi, può essere un periodo dove focalizzare, quando c'è la stella è come trovare il proprio nord, per qualcuno potrebbe anche trattarsi del trovare il proprio scopo di vita. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come incastrare questi tre oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, trovate il link alla pagina web dove troverete tutto quello che propongo e nella sezione dei contatti c'è anche il numero di cellulare e sempre nella descrizione del video c'è il link al corso, anzi al seminario di approfondimento Tarocchi e Karma che si terrà a settembre e in più ci sono anche i link per i videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Partiamo con un 8 di spade, un re di spade, un 2 di coppe, abbiamo un 4 di coppe, due di spade, la carta della giustizia, una regina di denari, e un 5 di pentacoli. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di spiegare qual è il movimento energetico del mese. Potrebbero anche esserci dei messaggi slegati tra di loro e dopodiché andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, famiglia, lavoro e via dicendo. Allora, partiamo da questo 8 di spade. L'8 di spade di solito è una carta che indica certi pensieri negativi, il fatto che non si riesca, diciamo così, ad uscire da una certa modalità di pensiero. Andiamo a vederlo. Tre di coppe, fante di coppe e regina di spade. Andiamo a vedere anche il re. Sette di spade e asso di denari. E ragazzi, ho la sensazione che questo vostro modo di vedere le cose un po' pessimista, un po' negativo, diciamo, di cui ci parla l'otto di spade, sia riferito a qualche situazione dove pensate di non avere troppe alternative. Cioè, io credo che qualcuno di voi stia come aspettando qualche tipo di aiuto per uscire da questa situazione. Arriviamo a questo re di spade, che secondo me potrebbe essere l'attitudine da dover prendere proprio per uscire da questa situazione. C'è anche un sette di spade, è come se vi dicessero di, perdonate per come ve lo sto dicendo, però di farvi furbi, di non
come vi posso dire, di non essere così diretti magari, ma di iniziare a prendere le cose un po' alla larga, perché qui c'è un asso di pentacoli, quindi secondo me qualche nuovo inizio potrebbe esserci, però ho come la sensazione che dovrete farlo un po' da furbi. Andiamo avanti, andiamo a vedere il 2 di coppe. 4 di coppe, re di bastoni e stella. Ho anche la sensazione, ragazzi, che qualcuno potrebbe pensare di, diciamo, divertirsi in un rapporto extraconiugale. Adesso ovviamente andiamo a vedere tutto il mese, poi parlerò nello specifico dell'amore, però per qualcuno potrebbe avere questa risonanza. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Allora abbiamo un 6 di scusate, il 4 di coppe è spiegato da un 6 di pentacoli e da un 2 di spade. Io credo che qui ci sia una situazione dalla quale voi volete uscire o che in qualche modo si vuole cambiare. Probabilmente ci sono degli obiettivi più elevati per la vostra vita, però ho anche la sensazione che non sia così semplice. È necessario fare un piano di fuga, un piano di uscita da questo problema, un piano B, mettiamola così. Andiamo a vedere il 2 di spade. 10 di pentacoli e re di spade nuovamente. È come se fosse un mese dove analizzate la vita che avete. Ci sono certi temi della vostra vita che secondo me non vi piacciono. Qualcuno di voi pensa di non poter fare diversamente, anche se qui il suggerimento è di iniziare a fare come dei piccoli cambi e iniziare a prendere le cose alla larga, secondo me. Dubbi ce ne sono parecchi, avete due volte il 2 di spade, però è anche vero che avete due volte il re di spade, quindi è come se fosse necessario fare un programma per cambiare questa situazione. Andiamo a vedere la giustizia. Fante di spade e regina di bastoni. Qui avete re regina di bastoni, re regina di spade. Andiamo a vedere la regina di denari. Imperatore. Amanti e fante di bastoni. Devo dire che le carte non sono poi così negative effettivamente. Però io credo che sia proprio il vostro modo di pensare che vi fa vedere la realtà più brutta di quello che effettivamente è. Perché secondo me qui con qualche furbizia, chiamiamola così, riuscirete tranquillamente ad uscire da questa situazione iniziale. Andiamo a vedere il 5 di denari. 10 di spade. E asso di bastoni, quindi c'è un nuovo inizio. Io ho come l'idea, ragazzi, che in realtà le possibilità per uscire dalla situazione in cui siete ci siano tranquillamente, però è come se foste voi con il vostro modo di pensare e con la vostra attitudine che tecnicamente vedete più nero di quello che è. Allora, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dal lavoro.
Se siete disoccupati, ragazzi, secondo me qualche cosa potrebbe muoversi entro la fine del mese. Secondo me più verso fine mese potreste proprio iniziare qualche nuova collaborazione, fare qualche nuova conoscenza, insomma, come la sensazione che vi dobbiate muovere per iniziare ad uscire da questa situazione da 8 di spade. E secondo me entro fine mese qualche cosa si muove. Può essere che ci siano dei dubbi sul tipo di lavoro che troverete, mi piacerà, non mi piacerà, non guadagno abbastanza, mille pensieri, però diciamo che inizialmente la cosa importante è muovere del denaro. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, quindi che sono dipendenti, allora, tutto sommato le cose dovrebbero essere, diciamo, tranquille nel mese di agosto. Quello che sì, diciamo, influirà sul vostro stato psicoemotivo è sempre questo modo di pensare, questi due di spade, la regina di spade al contrario, perché parla proprio di confusione mentale. Io credo che qui vi stiate aspettando come un aiuto dall'esterno. Questo aiuto non so se o vi hanno detto che ve lo danno e poi in realtà non arriva, oppure se semplicemente voi ve lo aspettate da parte di qualcuno, o magari state manifestando con l'universo che qualcuno vi aiuti dall'esterno. Però io ho la sensazione che non siate molto convinti del lavoro che state facendo o del tipo di ambiente lavorativo che state vivendo. Cioè, l'azienda in sé potrebbe anche essere un'azienda solida, potrebbe anche essere il ruolo, per esempio, che rivestite in azienda, che non vi sconquiffera più di tanto. Diciamo che ci sono parecchi dubbi sul tipo di lavoro che state svolgendo. Qualcuno potrebbe anche decidere di iniziare qualche cosa di nuovo, parallelamente a quello che già state facendo. Non è che si inizia qualche cosa di nuovo lasciando il vecchio lavoro. Sento come se qualche cosa in più si aggiungesse. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, allora, qui devo dire ragazzi che ci vorrà polso per riuscire a gestire tutto quanto. Potrebbero arrivare dei nuovi clienti, dei nuovi contratti, delle nuove collaborazioni effettivamente, ma è importante, considerati due re di spade e la carta della giustizia, trovare una regola, cioè darsi delle regole a livello di cooperazione per non pestarsi i piedi l'uno con l'altra o l'uno con l'altro. Parliamo di soldi. Allora, il lato soldi non dovrebbe preoccuparvi questo mese, nel senso che potrebbero esserci dei contratti di compravendita che vanno a buon fine. Diciamo, non sento che ve ne manchino di soldi, arrivano, appunto ci sono anche dei potenziali contratti che vi fanno guadagnare, però è molto importante essere oculati, ovvero fare attenzione a dove spendete, soprattutto perché se avete la tendenza a spendere molto per l'immagine, l'estetista, il parrucchiere, il barbiere, i vestiti, gli oggetti magari un po' di lusso, ecco, stringete un pochettino la cinghia questo mese, non perché vada male, ma le carte dicono che la situazione monetaria deve essere tenuta sotto controllo. Ok? Quindi è come se doveste avere sempre davanti a voi la vostra situazione monetaria, come sapere sempre al minuto quanti soldi avete in banca, quanti ve ne escono a fine mese, quanti potenzialmente ne entrano e via dicendo. È come un suggerimento a monitorare oculatamente il vostro flusso di entrate e di uscite. Per quello che riguarda i progetti, allora secondo me qui c'è qualche ideale, qualche progetto, qualche idea che potrebbe essere sviluppata
E vi dico che secondo me potrebbero arrivare dei personaggi con i quali condividere questo hobby, questo secondo lavoro, questa idea. Potrebbero esserci effettivamente delle alleanze proficue che vi aiutano a portare avanti questo progetto, ma che soprattutto vi illuminano su punti ciechi del progetto che voi fino ad adesso non avevate considerato. Quindi è come una miglioria. Il collaborare con altre persone vi aiuta a rinforzare il vostro progetto. Se per caso qualcuno ha inventato un prototipo, è un buon periodo agosto per proporlo e venderlo. Per quello che riguarda la situazione familiare, allora, secondo me sarà abbastanza tranquilla. Potrebbero esserci dei momenti proprio di incontro, di chiacchiera, di chiarificazione, di unione. Mm? Ho come questa idea per agosto. Se parliamo del vostro stato psico-emotivo, ragazzi, io sento che qui andate a gonfie vele, cioè, nonostante tutto quello che potrebbe succedere o che succederà, devo dire che vi sentite molto sicuri di voi stessi, siete persone che ormai hanno elaborato un certo, come vi posso dire, galateo personale, certe regole a livello personale, avete sviluppato abbastanza l'amor proprio, avete imparato a pensare a voi stessi invece che prima agli altri, a riempire le vostre tasche per poi riuscire a donare. Quindi devo dire che da un punto di vista morale siete ben strutturati e niente vi potrà smuovere in questo mese di agosto. Nonostante questi dubbi che potreste avere, piuttosto che questo modo di pensare un po' così, un po' negativo, secondo me avete le necessità di base coperte e quindi è come se foste strutturati in un certo senso, ok? Parliamo di relazioni sentimentali, romantiche. Allora, qualcuno sta manifestando un partner, però questa attitudine negativa dell'otto di spade non vi giova. Ho come la sensazione che qualcuno pensi, non l'hanno ancora inventata la persona giusta per me, è impossibile trovare qualcuno che sia giusto per me, probabilmente a causa delle vostre vecchie esperienze, a causa del vostro modo di pensare, a causa delle vostre paure, a causa di come siete, mettiamola così, o meglio, delle esperienze che avete avuto e quindi dei pensieri che avete acquisito, credo che qualcuno di voi stia pensando che è destinato a rimanere solo. Ma non è così. Secondo me, nel mese di agosto, qualche conoscenza interessante la potreste proprio fare. Non vi nego che potrebbe essere prima una conoscenza, diciamo, platonica, quindi che vi unisce da punti di vista che potrebbero essere le passioni piuttosto che un punto di vista mentale, gli interessi, per poi svilupparsi tale conoscenza in qualche cosa di un po' più fisico, concreto. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora ragazzi, mi viene da dire di fare attenzione a quello che ascoltate, perché effettivamente c'è una regina di spade al contrario, un 7 di spade e 2 di spade. Diciamo che non avendo proprio tutta questa chiarezza mentale su quella che è la situazione che state vivendo, se arriva una persona e vi dice non ti preoccupare, ci penso io a te, la cosa naturale è dire ah, è arrivato colui o colei che mi può salvare, è arrivata la persona che mi può aiutare, però dire è una cosa, farlo è un'altra. Quindi non vi fidate troppo di quello che vi dicono perché poi oltre al dire c'è bisogno del fare.
Quindi fino a quando una cosa non è effettiva, non credete alla persona che vi dice ti salvo io, ti aiuto io, lo risolvo io questo problema, non ti preoccupare, ci sono io qui per te. No, impariamo a essere indipendenti, autonomi. Come gli uccellini si appoggiano effettivamente sul ramo di un albero, ma se il ramo si dovesse spezzare, gli uccellini volano per conto proprio. Qui è la stessa cosa. Voi accettate comunque l'aiuto degli altri perché fa piacere, perché alle volte fa comodo, perché alle volte è utile, ci aiuta ad uscire da pozzi di incertezza dai quali da soli non saremo in grado di uscire, però poi una volta che abbiamo imparato non appoggiamoci più all'esterno. Questo ve lo dico perché ho la sensazione che o in passato o adesso potreste un pochettino ricadere nel qualcuno mi aiuti, cioè l'otto di spade, uno dei significati che ha è la modalità vittima, quindi succedono tutte a me e ho bisogno che qualcuno mi salvi. La modalità vittima è un po' questa. Ecco, usciamo da questa modalità, risucchiamo tutto quello che possiamo imparare dagli altri, dal mondo esterno, dalle persone che si avvicinano in questo mese, però poi bisogna che noi ne facciamo tesoro per riuscire ad uscire dalle situazioni in modo autonomo. Sono già senza voce oggi. Quindi, secondo me, va benissimo appoggiarsi a un'altra persona, però poi fate tesoro di quello che avete imparato proprio per riuscire a camminare con le vostre gambe. Anche perché vi dico che la persona che vi promette questo aiuto potrebbe effettivamente non darvelo. Magari ve lo promette con le intenzioni migliori e poi per una serie di vicissitudini, mancanza di tempo, mancanza magari di mezzi, di attrezzature, insomma, questo aiuto non arriva. Quindi poi non ve la prendete con l'altra persona se non vi ha aiutato, prendetevela con voi stessi perché vi siete affidati troppo all'altra persona. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione complicata, quindi potrebbero essere le relazioni a distanza piuttosto che le relazioni extraconiugali. Anche qui devo dire ragazzi che secondo me punterete a obiettivi più alti. Il 5 di Pentacoli, che è la carta con la quale si finisce la lettura, è una carta di delusione. Purtroppo mi dispiace dirvelo, però vi porterete a casa una delusione. E sento, adesso non so in che gruppo inserirlo, però ho come la sensazione che arriverà una persona che sembrerà matura, arrivata, pacata, insomma con una certa struttura sia mentale che materiale e ho come la sensazione che vi intorterà parecchio per poi sottrarsi a quello che ha detto di aiutarvi. Quindi se questa persona vi promette aiuto, sento che sarà così fino a quando non otterrà quello che vuole. Dopodiché, arrivederci e grazie. Diciamo che voi non patirete tantissimo, nel senso che ormai avete sviluppato l'amor proprio, avete una vostra indipendenza. Più che tutto, secondo me, questo 8 di spade è riferito ai temi relazionali. O non avete relazioni che vi soddisfano, o vorreste più amici, o magari appunto state manifestando un partner o una partner. Però è un po' come dire, se arriva bene, se non arriva io la mia vita ce l'ho già impostata, ok? Bene, potrebbe arrivare qualcuno che fa il bello o la bella e poi alla fine vi rendete conto che non è tutto quel granché come questa persona si è dipinta. Mm? Per un quarto gruppo, che di solito non tratto, però è un messaggio che sento forte, quindi indipendentemente da che gruppo facciate parte, io ve lo dico. Se state frequentando una persona già impegnata, anche qui potrebbe esserci qualche, diciamo, verità che non è poi così tanto verità. Potrebbero dirvi non ti preoccupare, sto per lasciare mia moglie, mio marito, oppure la cosa è già finita, oppure siamo separati in casa,
o cose di questo genere che non sono confutabili, cioè che non sono verificabili, e ahimè potrebbe essere qualche cosa che vi dicono solo per arrivare a qualcos'altro. Ora, prendete sempre con le pinze le letture, io leggo energia, ve lo dico spesso, però letture come queste vi devono servire per tenere gli occhi aperti, per non farvi fregare fondamentalmente, ok? Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Abbiamo il compromesso e stress. Sembra quasi che il prendere accordi con qualcuno, il prendere, questo è un 6 di denari che avete già qui, possa causare stress. Quello che mi verrebbe da dire è: non fate promesse che non sapete di poter mantenere, non prendetevi impegni che non sapete se siete disposti a mantenere, appunto. Vi dicono venerdì sera andiamo in X posto, sentiamoci giovedì e vediamo come siamo messi. Perché ho come l'idea che il vincolarvi vi crei effettivamente stress in questo mese, quindi cercate di essere liberi. Va bene, andiamo a vedere una possibile difficoltà che potreste vivere in questo momento. Perché mi è difficile assumere un rischio? Perché mi è difficile lasciare andare? Allora, secondo me sono due questioni che potrebbero risalire all'ego, perché mi è difficile assumere un rischio, perché quando io mi assumo un rischio, se poi perdo, se poi fallisco, io mi sento un fallito. Potrebbe anche esserci una paura di non essere all'altezza, per esempio. Mentre in questa, perché mi è difficile lasciare andare, questa sì che è una cosa proprio di ego, cioè come una sorta di attaccamento a qualche cosa che è stato detto, a qualche cosa che è stato fatto, a magari un dolore che abbiamo vissuto, atteggiamento di vittima, ce l'abbiamo qui con l'otto di spade. Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante. Perché non posso fare niente da solo? Wow, ecco perché aspettate che sia qualcun altro a venirvi in soccorso. Però in realtà siamo esseri completi, tutti quanti. Non potete o non sapete, mi viene da dire. Non sapete fare qualche cosa da soli o non potete fare qualcosa da soli, però provate. Magari la prima volta non viene bene, vi verrà meglio la seconda, con la terza magari imparate qualche trucco, informatevi su YouTube su come si possono fare determinate cose, guardatevi dei tutorial, fatevi dei corsi, insomma questo è un limite mentale che ci mettiamo noi. Andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere. Constato i buoni risultati degli sforzi fatti fin qui, invece di vedere ciò che ancora rimane da fare. E arrivo sempre a questo 8 di spade. L'8 di spade è colui che vede tutto nero. È l'energia del questo non lo posso fare, di qui non posso uscire, non c'è nessuno che mi aiuta, non c'è nessuno che mi ascolta, devo ancora fare questo, non so come fare. Ecco, fatevi i complimenti per tutto quello che siete riusciti a fare fino ad adesso, lasciando da parte tutto quello che c'è ancora da fare, perché tanto prima o poi si fa un passettino alla volta. Amici del Toro, la carta della stella vi dice di puntare in alto, di non farvi fuorviare da tutti questi piccoli imprevisti che potrebbero succedere nel mese di agosto. Bene, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi potete scrivere una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti.
Lo stesso lavoro lo potete anche fare attraverso la sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti divise per settore, quindi il lavoro, l'amore, la famiglia, i figli, insomma, tratto un po' diversi settori e in più in quella sezione ci sono anche temi di metafisica e di metamedicina per, diciamo così, aiutarvi a fare un quadro generale della vostra situazione. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Se per caso non vedete il tasto abbonati è perché avete un iPhone, quindi vi consiglio di accedere o da un altro telefonino o direttamente dal PC. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!